Ciao hackerini e hackerini! Quando si pensa alla cyber security, molti immaginano subito l'hackerino col cappuccio, davanti allo schermo nero pieno di codici verdi. Insomma, la classica scena da film di Hollywood. Ecco, no, la realtà è molto più interessante. Dietro le quinte ci sono decine di figure diverse, ognuna con competenze specifiche, che lavorano insieme per difendere aziende, governi e anche i comuni mortali dagli attacchi informatici. Oggi vi porto in un viaggio nel magico e caotico mondo della cyber security. Vedremo alcune delle figure professionali, le competenze base per iniziare e alcune certificazioni famose, ma soprattutto come orientarvi se volete studiare da soli. Allora, voglio essere chiara fin da subito, potete collezionare tutte le certificazioni del mondo, ma se studiate solo per avere il badge e non per capire davvero, vi rimane poco e niente. Quindi studiate, ma anche sporcatevi le mani. Fate esperimenti, provate, rompete in modo etico e ricostruite. Ormai molti corsi offrono anche laboratori pratici, quindi niente scuse. E ricordate, non serve spendere miliardi, ci sono un sacco di risorse gratuite e community pronte ad aiutare. Infatti voglio ringraziare la community Security Cert che mi ha dato un sacco di dritte per questo video. Ma detto questo, iniziamo. Prima di parlare delle figure professionali, vi voglio presentare alcune piattaforme che adoro e che mi hanno aiutato tantissimo e che citerò spesso durante il video. La prima è TryHackMe, perfetta per chi parte da zero, ha laboratori pratici, spiegazioni passo passo, teoria e pratica insieme. In più potete usare le loro macchine virtuali già pronte, quindi non dovete impazzire a configurare tutto. Hanno anche delle roadmap e percorsi consigliati in base all'area che vi interessa, così non vi sentite persi. Ci sono poi moduli gratuiti e altri a pagamento usando degli abbonamenti. Poi c'è Hack the Box e in particolare la sua Academy, una piattaforma che uso ancora perché in questo settore non si smette mai di imparare. Troverete moduli che vanno dal livello principiante fino all'avanzato, spiegati con chiarezza e pensati per farvi praticare sul serio. Hanno poi percorsi dedicati ai vari rami professionali e persino certificazioni. Funziona utilizzando dei crediti, la maggior parte dei moduli è a pagamento e si acquistano con quei crediti. La cosa carina è che all'inizio vi danno qualche credito gratuito, che vi permette di iniziare con i corsi livello 0, quelli che coprono le fondamenta, e completando i moduli guadagnate altri crediti. In pratica i moduli base possono venirvi gratis se li finite, e anche questa piattaforma offre macchine virtuali già pronte da usare. Poi abbiamo PortSwigger, che è il paradiso per chi ama il pentest web. Ha laboratori dove potete testare le vostre skill direttamente su pagine web vulnerabili. Questa piattaforma è gratis ed è utilissima. Un'altra chicca è The Cyber Mentor, che io adoro, e offre vari corsi e certificazioni per vari rami. A me personalmente piace molto come spiega, sia la parte teorica che la parte tecnica, perché poi fanno anche vedere come applicare quello che spiegano. In genere con i video di spiegazioni danno anche il materiale che usano. Qui ci sono sia corsi gratuiti che abbonamenti a pagamento, però anche il canale YouTube dove potete anche trovare parte dei corsi. Ovviamente tutte le piattaforme che ho detto e vi dirò non sono sponsorizzate, non sono così famosa, quindi ve li cito solo perché le uso davvero e mi hanno aiutato tantissimo. Ma detto questo, dobbiamo chiarire un'altra cosa: senza fondamenta qui non si va da nessuna parte. Non serve sapere tutto dei computer, ma ci sono alcune basi che vi torneranno sempre utili, tipo come funziona una rete, cos'è un sistema operativo, cosa succede sotto il cofano quando aprite un'app o un sito. Vi serviranno, fidatevi. Un ottimo punto di partenza è la certificazione CompTIA A+, divisa in due parti: il Core 1 che copre hardware e networking e il Core 2 più su sistemi operativi e sicurezza. È a pagamento, sì, ma se non volete spendere soldi ci sono un sacco di corsi gratuiti tipo Professor Messer che ha tutto il materiale per studiare proprio per la certificazione CompTIA A+, o il corso Practical Help Desk di The Cyber Mentor. Inoltre sono molto utili anche per corsi pre-security e cyber security di TryHackMe, dove vengono viste conoscenze basi che vi serviranno dopo. Se volete poi un libro per capire davvero come funzionano le reti a fondo, vi consiglio Reti di calcolatori di Andrew Tannenbaum e David Wetherall. È un classico, dettagliato ma chiaro, perfetto se volete capire a fondo i protocolli, le architetture e il perché di tante cose che poi userete nel pentest o nelle analisi. Non è un libro leggero, però merita. Una volta che avete acceso il computer senza farlo esplodere, dobbiamo parlare della rete, perché diciamocelo, senza rete internet non saremmo nemmeno qui a parlare. Praticamente è come saper guidare una macchina senza sapere dov'è la strada. Nel mondo del pentesting o della sicurezza in generale, se non sai cos'è un pacchetto TCP/IP o una connessione client-server, potresti far fatica. Non è che devi saper configurare il router della NASA, ma le basi sì. Qui entra in gioco la CompTIA Network+, che è una delle certificazioni più conosciute e copre tutti
tutti gli aspetti del networking, che vi serviranno poi nel settore. Però se volete restare sul gratis, anche qui Professor Messer vi salva la vita. Ha un corso completo e gratuito che segue passo passo gli obiettivi della certificazione, spiegando protocolli, indirizzi IP, routing e troubleshooting. E poi c'è il Cisco Packet Tracer, che è praticamente un parco giochi virtuale per fare esperimenti con le reti. Ed infine anche qui il corso Cyber Security 101 di TryHackMe. Sono perfetti per rinforzare le basi. E poi un po' di programmazione serve sempre. Qui si potrebbe aprire un mondo, perché dipende molto da cosa andrete a fare. Ma se proprio devo consigliarvi un linguaggio, vi direi Python. The Cyber Mentor ha un corso gratuito chiamato Programming 100 Fundamental, che copre le basi di Python, variabili, cicli, strutture di controllo, insomma, vi dà una base solida per partire. Se poi volete allenarvi in modo pratico, vi consiglio Free Code Camp. È una piattaforma piena di esercizi su Python e tanti altri linguaggi, tutto in stile impara facendo. E se volete mettervi un po' alla prova, provate anche Let's Code. Ci trovate un sacco di sfide di programmazione, ottime per farvi scaldare i neuroni e migliorare davvero con la pratica. Ed inoltre una conoscenza di Linux non guasta mai, anzi molto spesso gli strumenti che userete girano meglio lì che su Windows. The Cyber Mentor ha un corso gratuito chiamato Linux 100 Fundamentals, dove imparate i concetti base come per esempio gestione dei file e permessi. Oppure potete divertirvi con Over the Wire, Bandit, una serie di challenge pensata apposta per insegnarvi Linux risolvendo problemi pratici. Ma ora che hai costruito le tue fondamenta, dici, e mo? Che faccio? Beh, dipende da che tipo di hackerino vuoi diventare. Il ruolo più famoso è il pentester, cioè quello che per lavoro prova a bucare sistemi e applicazioni. Immaginate di essere pagati per fare gli hackerini, ma legali. Un pentester può lavorare sul web, quindi cercare vulnerabilità nei siti web oppure sul mobile, cioè nelle app dei telefoni. Per la parte web, uno dei posti migliori per iniziare è il Portswigger Web Security Academy. È gratis e ti mette davanti a sfide pratiche. Ed inoltre imparerete ad usare Burp Suite come se fosse il vostro coltellino svizzero. È praticamente indispensabile per il web pentesting e facilita tantissimo l'analisi e la manipolazione delle richieste. E poi io mi sto divertendo a fare live proprio su questi laboratori. Dico un sacco di scemenze, ma i laboratori li porto a casa alla fine. Se poi volete fare un passo in più, ci sono corsi come il Practical Web Hacking di The Cyber Mentor, dove coprono molte vulnerabilità note del web e danno anche un'introduzione di come funziona il web, però questo corso è a pagamento. Altro percorso molto valido è il Web Penetration Tester su Hack the Box. Parte dalle basi e scala verso scenari sempre più complessi. E anche TryHackMe ha dei moduli dedicati, tipo Junior Penetration Test, Web Fundamentals, che sono molto amichevoli per chi inizia. Per quanto riguarda le certificazioni, potete pensare al Burp Suite Certified Practitioner, la certificazione di Portswigger che copre molte vulnerabilità del web e soprattutto userete parecchio Burp Suite. Oppure c'è la certificazione di Hack the Box, tipo la Certified Junior Cyber Security Associate. E se proprio volete potete andare anche con l'OSCP, che è la certificazione più rinomata e conosciuta in questo settore e fa molto colpo se cercate lavoro, però questa non è proprio economica. Io inizierei da laboratori pratici come Portswigger o TryHackMe, giocate un po' con Burp e passate ad Hack the Box per sfide più complesse e scegliete poi la certificazione che rispecchia i vostri obiettivi. Oltre al web c'è anche il mondo delle applicazioni mobile. Pensateci, tutti abbiamo almeno 50 app installate sul telefono e indovinate, molte hanno vulnerabilità belle grosse. Il mobile pentester è chi si diverte proprio a testare applicazioni Android e iOS, cerca falle nelle richieste che fa l'app, analizza la logica dell'app e prova a sfruttare tutto ciò che non è stato configurato bene. Il materiale gratuito per mobile non è abbondantissimo rispetto al web, ma si trova roba valida. Su Hack the Box c'è il modulo Android Application Pentesting, dove appunto vengono trattati molti concetti relativi al pentest su Android. Oppure un altro corso è Mobile Application Pentesting di The Cyber Mentor, dove spiega sia concetti Android che iOS, cosa non così scontata, e mostra come fare i test praticamente, anche se non va troppo nei dettagli, ma con quelle basi poi potete approfondire. Purtroppo però è a pagamento. Se volete provare in autonomia, cominciate con gli strumenti base, emulatori, simulatori, strumenti per spacchettare le app, analizzate le richieste, sì, anche le applicazioni vanno analizzate con Burp o con strumenti simili. Oppure giocate con Frida, che è uno strumento molto utilizzato nel test mobile. Per le certificazioni si parla spesso di Practical Mobile Pentest Associate di The Cyber Mentor, pensata proprio per mobile, pratica e orientata all'analisi reale dell'app. Oppure le MAPT di Inesecurity, che è un altro percorso focalizzato sul mobile pentesting. Ma ora passiamo al Red Team. Se il pentester è quello che ti prende a colpi di spada, il Red Teamer è il ninja. Non si limita a trovare una vulnerabilità, ma costruisce e simula attacchi realistici come li farebbe un hackerino vero. Phishing per entrare, movimento laterale per esplorare la rete, dall'iniziale vettore d'ingresso fino al controllo di tutto il sistema, o almeno ci prova. Questo però è un ruolo avanzato, serve una solida base tecnica,
reti, sistemi operativi, soprattutto Windows in ambienti aziendali, e anche una buona dimestichezza con come funziona la parte che difende. Devi sapere cosa fai e anche cosa succede quando lo fai, perché spesso lo scopo è rimanere il più possibile inosservati. La cosa più bella e più complessa del red teaming è che partite davvero da zero. Niente account di amministratore, escalation di privilegi per arrivare al punto più interessante, solo le informazioni che riuscite a raccogliere. Potreste iniziare con una semplice mail di phishing che prende piede, fino ad arrivare al cuore del sistema. È come giocare a scacchi, ma con la rete aziendale. Un corso molto valido è Red Teaming di Triacme, che parte dalle fondamenta per poi passare ad argomenti più complessi, come ad esempio le tecniche di elusione degli antivirus. Una delle certificazioni invece più famose è la Red Team Operator di Zero Point Security. È pensata per portarvi passo passo attraverso un attacco realistico in ambiente Windows, accesso iniziale, movimento laterale, escalation di privilegi, il tutto con laboratori pratici che replicano scenari veri. Un'altra certificazione è la Certified Red Team Professional, anche qui con laboratori che simulano scenari e attacchi reali. Dall'altra parte della barricata ci sono i Blue Teamers, cioè quelli che difendono. Se i pentester ti tirano un pugno, loro sono lo scudo. Il loro lavoro è quello di monitorare, rilevare e rispondere. Immaginate un centro di controllo dove arrivano miliardi di segnali e tocca a voi capire cosa è il rumore e cosa invece è un incendio reale. Un falso allarme può far disperdere risorse, ma un allarme che non è stato segnalato può costare un attacco serio. Se volete capire cosa succede dentro un SOC, ovvero il centro operativo utilizzato per monitorare, vi consiglio corsi pratici che non siano solo teoria. C'è il corso SOC 101 di The Cyber Mentor. È un'ottima base, spiega phishing, procedure di incident response, rilevamento delle minacce e le analisi dei log. Altre risorse sono il percorso SOC Analyst su Hack the Box e il corso SOC Level 1 su Triacme. Entrambi offrono laboratori che vi costringono a mettere le mani su casi reali, che è esattamente quello che serve. Non restate solo sui video, aprite i log e cercate gli indicatori e gli allarmi. Per le certificazioni potete pensare al Practical SOC Analyst Associate di The Cyber Mentor, oppure ci sono altre realtà come Cyber Defensor e Level Effect che offrono percorsi e laboratori molto orientati al SOC. Poi c'è il Purple Team, che praticamente è l'unione di Red e Blue Team. Invece di picchiarsi, collaborano. Anche questo è un ruolo avanzato e richiede sia capacità di attacco sia capacità di difesa. In pratica i Red mostrano le tecniche d'attacco reali e i Blue osservano cosa succede nei log e nei sistemi di monitoraggio. E insieme trovano modi per chiudere le vulnerabilità, spesso in tempo reale. È un po' come fare allenamento di coppia per rendere l'organizzazione complessivamente più forte. Su Hack the Box c'è il modulo Detection and OPSEC Cyber Range per provare tecniche di attacco e osservare cosa succede dalla parte della difesa. E poi c'è il cloud. Oggi praticamente ogni azienda usa servizi cloud come AWS, Azure o Google Cloud, quindi la cloud security è diventata fondamentale. In questa specializzazione si impara a proteggere ambienti cloud, gestire permessi, configurazioni sicure e a capire come vengono sfruttate le vulnerabilità in questi servizi. Se siete all'inizio, partite dalle basi offerte dai provider stessi. Amazon, Microsoft e Google spiegano tutto su come funziona la loro infrastruttura e poi potete dare un'occhiata alle certificazioni di Actrix che partono dal livello base per poi avanzare. Poi c'è il Digital Forensic Analyst, che è un po' il detective della cyber security. Quando avviene un attacco, arriva lui a raccogliere prove, analizzare dischi, recuperare file cancellati e ricostruire quello che è successo. Questo ruolo non è semplicissimo da trovare come posizione lavorativa e purtroppo le certificazioni sono abbastanza costose. Le certificazioni più conosciute sono Computer Hacking Forensic Investigator di SE Council, che insegna come raccogliere e analizzare prove digitali in modo forense, ed anche la GIAC Certified Forensic Analyst di SANS, che è più avanzata e molto apprezzata nel settore enterprise e governativo. Copre analisi di sistemi Windows e Linux, incident response e indagini post-attacco. È costosa ma molto riconosciuta a livello internazionale. Per allenarvi gratis, invece, potete dare un'occhiata alle immagini forensi pubblicate dal NIST sul loro sito. Potete scaricarle e provare ad analizzarle come se fosse in un caso reale. E poi c'è il ruolo del Malware Analyst. Qui non si parla solo di difendersi, ma di prendere un virus, aprirlo in un ambiente sicuro e smontarlo pezzo per capire come funziona. Questo ruolo è molto tecnico ma anche estremamente interessante. Potete vedere il corso Practical Malware Analysis e Triage di The Cyber Mentor, che vi accompagna da esempi semplici fino a casi più complessi. Come certificazione c'è la Practical Malware Research Professional, sempre di The Cyber Mentor, che vi mette nei panni di un analista incaricato di identificare e documentare malware reali e proporre contromisure efficaci. Altro strumento utile è RAMNux, una distribuzione Linux con tanti strumenti già pronti per l'analisi malware. Un altro ruolo molto importante è quello di chi fa source code
Review. In pratica prende il codice degli sviluppatori e lo analizza per trovare vulnerabilità prima che lo facciano gli hackerini. Qui non parliamo tanto di certificazioni, ma più di una conoscenza dei linguaggi di programmazione e di linee guida come quelle dell'OWASP. Per imparare potete consultare l'OWASP Code Review Guide, che spiega buone pratiche per la revisione del codice e le vulnerabilità più diffuse. Poi c'è una parte spesso dimenticata ma fondamentale, la governance, risk e compliance. Qui non si parla di attacco e difesa e spesso si pensa solo a scartoffie e documenti infiniti. In realtà è molto più complesso. Se fatto bene richiede di scrivere policy, gestire rischi e assicurarsi che un'azienda sia in regola con le leggi e gli standard di sicurezza. E serve anche una buona base tecnica, perché spesso dovrete saper leggere report di vulnerabilità e tradurre il linguaggio tecnico in linguaggio manageriale. Non sarà il ruolo più glamour, ma senza governance, risk e compliance si rischia di prendere multe gigantesche. Se volete un'introduzione a questi argomenti potete seguire il corso Governance, Risk e Compliance su Coursera, che spiega come valutare i rischi e assicurare la conformità alle normative. Le certificazioni più conosciute qui sono Certified Information Security Manager di ISACA per chi vuole un ruolo manageriale o di coordinamento della sicurezza, copre governance, gestione del rischio, incident management e sviluppo di policy aziendali. E poi la Certified Information System Security Professional di ISC, una delle certificazioni più conosciute. E poi c'è una parte un po' diversa ma affascinante, OSINT e Social Engineering. L'OSINT è l'arte di raccogliere informazioni pubblicamente disponibili su internet, profili social, documenti PDF, foto, tutto ciò che è accessibile può essere una fonte di informazioni. È utilissimo sia per chi fa Red Team per preparare un attacco realistico e sia per chi fa Blue Team per capire quante informazioni sensibili sono già pubbliche. Una risorsa gratuita è OSINT Framework, un sito che raccoglie decine di strumenti organizzati per tipo di informazioni. Oppure c'è il corso Open Source Intelligence Fundamentals di The Cyber Mentor o ancora la piattaforma TraceLab che organizza challenge dedicate solo all'OSINT se volete cimentarvi in queste challenge dopo aver imparato le basi. Passando al social engineering, qui entriamo nel mondo della psicologia e della comunicazione. Capire come reagiscono le persone a certe richieste o messaggi senza usare la forza bruta ma convincendo. Non ci sono molti corsi o certificazioni, ma se volete studiarla io adoro i libri di Christopher Ed Nagy, soprattutto Social Engineering, The Science of Human Hacking. Vi spiega come vengono condotti gli attacchi basati sull'inganno ma eticamente. E ricordate, queste tecniche vanno studiate solo per scopi etici, come parte di test autorizzati o formazione aziendale. Ovviamente oltre ai corsi non dimenticate YouTube, ci sono canali pazzeschi tipo Cinnamon Sec, ma anche John Hammond, HackersPlua, IPSec, Insider PhD, Namansec e tanti altri. Guardarli vi darà un sacco di spunti e informazioni. E poi, importantissima cosa, al di là di corsi e certificazioni, la pratica è tutto. Vi consiglio di divertirvi con macchine virtuali create apposta per essere hackerate, oppure potete anche partecipare alle Capture the Flag, dal vivo o online. Sono competizioni con sfide di hacking reali, con sistemi con vulnerabilità nascoste dove trovare la famosa flag, di solito un file di testo con una parola dentro. Sul sito CTF Time trovate la lista aggiornata degli eventi e anche i write-up delle sfide passate. Praticamente spiegano come è stata trovata la vulnerabilità, quali comandi o strumenti sono stati utilizzati e perché la soluzione funziona. Ovviamente dateci un'occhiata solo dopo averci provato un bel po', così non vi rovinate il divertimento. E poi date un'occhiata anche a Pico CTF, è una piattaforma di Capture the Flag pensata proprio per chi è alle prime armi. È gratuita e perfetta per imparare i concetti base in modo pratico e divertente. Ovviamente non sto dicendo di prendere tutte le certificazioni che ho menzionato, dipende da cosa vi appassiona davvero e dove volete specializzarvi. Ci sono un sacco di certificazioni là fuori, quindi trovate quelle che hanno più senso per voi. Anzi, se ne conoscete altre valide, scrivetemelo, potrei aggiungerle come risorse extra. Ed ovviamente tutti i link ai corsi e certificazioni che ho citato li trovate in descrizione. Un'ultima cosa, la cyber security non è solo hackerini e azione. Dietro ogni test c'è documentazione, reportistica e lavoro di comunicazione. Pen tester, red team, blue team, forensic, malware analyst, cloud security analyst, tutti producono report. Servono per spiegare cosa è stato trovato, come è stato scoperto e a seconda del ruolo come risolvere o mitigare le vulnerabilità. Un buon report fa davvero la differenza. Non serve solo a dimostrare che avete trovato qualcosa, ma a far capire cosa fare dopo, a chi farlo fare e con quale priorità. E credetemi, saper scrivere bene, in modo chiaro, sintetico e tecnico quando serve, vi farà sembrare professionisti ancora prima delle certificazioni. Come avete visto, il mondo della cyber security è enorme. Io ho citato alcune figure professionali, ma ce ne sono tantissime altre. Non esiste una sola strada, ci sono decine di specializzazioni, ognuna con i propri strumenti e certificazioni. Il consiglio più importante è partire dalle basi, scoprite cosa vi appassiona e poi specializzatevi. Non serve correre dietro a 1000 certificazioni, concentratevi sull'imparare, sul
far pratica. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cyber security. Ciao, alla prossima!